Beh, io sono un fan di Disney da bambino e sono rimasto affascinato ovviamente dal mondo Disney. Mi ricordo che mia nonna mi leggeva La Bella Addormentata nel bosco, che peraltro uscì anche come libro a fumetti. Io ce lo avevo, ora non ce l'ho più. Ed è diciamo, un argomento che è un po' contiguo a quello, alla mia professione, perché sono un professore dell'Accademia delle Belle Arti, sono uno storico dell'arte, mi occupo di arte, ho scritto diversi libri su vari periodi artistici, dal Rinascimento al contemporaneo, eccetera. E, e il mondo Disney è un mondo assolutamente, è un universo più che un mondo, è proprio una serie di galassie che stimolano la fantasia, ti fanno tornare bambino, sono un punto di riferimento e anche una ricchezza, sono un po' un alimento per quello che poteva essere il fanciullino di pascoliana memoria, che uno dovrebbe coltivare in se stesso e che spesso e volentieri costituisce un arricchimento di ognuno di noi. E quindi quando ho avuto l'opportunità, attraverso la Giunti, che peraltro ha acquisito diritti della Walt Disney, che fino a poco tempo prima erano della Mondadori per motivi di carattere industriale, eccetera, e io devo dire che sono stato io a proporre questo dossier che, come sapete, fa parte di questa rivista che è stata inventata da Maurizio Calvesi, poi è stata diretta da lui per molto tempo, poi successivamente da Gioia Mori e poi da Filippo Daverio, e attualmente è diretta da Claudio Pescio, che è un straordinario storico dell'arte, oltre che vecchio amico, e io ho proposto questo dossier, e Walt Disney e l'arte sono sicuramente un connubio vincente, perché Disney, che era decisamente un genio sotto moltissimi punti di vista, è stato colui che poi ha aggiornato il linguaggio delle favole, che non che prima non ci fosse, ci sono illustrazioni straordinarie che vanno da Doré a Dulac, ci sono situazioni, diciamo, di racconto per immagini che hanno formato generazioni di bambini e ragazzi. Però lui ha diciamo, distillato tutta quella che era la precedente ricchezza di illustrazione e ha inventato questo nuovo modo di porre la favola, mantenendo la gioia, la bellezza, la freschezza di quelle che sono le favole, e aggiungendo una cosa che naturalmente il cinema soltanto poteva aggiungere, vale a dire il movimento, per cui questi racconti che si sviluppano nel tempo, nei quali io sono immerso, resto affascinato, e piano piano questi personaggi, alcuni perlomeno, sono diventati poi dei compagni di viaggio, anche attraverso i gadget, attraverso altri aspetti della produzione di Disney, che sostanzialmente ha pensato tutto quello che si poteva sviluppare da quando l'ha pensato lui, con una prospettiva che è arrivata fino ad oggi, perché sostanzialmente, anche se noi forse accenneremo al discorso dell'intelligenza artificiale, non c'è niente che stia al di fuori del perimetro che Walt Disney ha immaginato. Walt Elias Disney nasce ad Hermosa, che è questo sobborgo di Chicago, il 5 dicembre del 1901, e nasce da Elias Disney e da Flora Cole, che sono appunto il padre e la mamma. La mamma avrà un'influenza importante su Walt Disney,
a parte che gli somiglia fisicamente, il padre Elias è un operaio, è un imprenditore, è quello che insomma gli americani considerano giustamente con stima una sorta di self-made man, è una persona che ha passato 1000 mestieri, che ha iniziato a fare l'allevatore, poi ha messo su un'impresa di giornali e poi ha finito a produrre un'industria di gelatina, cioè tutte cose che servivano diciamo, a migliorare lo stato economico di una famiglia fatta da padre, madre e 5 figli per l'appunto, dei quali 2, Roy e Walt, sono stati quelli che poi hanno dato vita a quella che sarà la Walt Disney Company. All'età di 4 anni Walt Disney, che segue il padre, che appunto va a cercare occasioni di lavoro diverse, si trasferisce a Mars Line. Lì questa cittadina che diventa per lui diciamo, il piccolo universo nel quale comincia a crescere e che mostrerà poi nel corso degli anni un reciproco amore, perché pur non essendo nato lì, Mars Line considera Walt Disney il migliore dei suoi figli, c'è un museo, ci sono ricordi, spesso e volentieri Walt e il fratello tornavano già ormai famosi e ci sono gli striscioni per accoglierlo, quindi c'è un bellissimo rapporto con questa cittadina, dalla quale poi si allontanano perché appunto il padre, che faceva l'allevatore, diciamo, affrontava un lavoro diciamo, troppo faticoso, per cui si spostano a Kansas City quando Walt più o meno ha 9 anni, e lì Walt comincia ad armeggiare, diciamo così, con le matite, a occuparsi di cioè questa spinta, diciamo, chiamiamola così, creativa. Il padre mette su questa piccola impresa di distribuzione di giornali, e Roy e Walt, quando non vanno a scuola, fanno gli strilloni e contribuiscono insomma in qualche maniera a tirare avanti l'impresa di famiglia. E di nuovo poi c'è un ulteriore cambiamento, perché poi vanno a Chicago, e anche qui questo è un passaggio importante, perché Walt Disney poi si iscrive alla Chicago Fine Arts Academy, dalla quale uscirà poi diplomato, perché allora poi il corso di studio era diverso rispetto alle accademie attuali, e intorno ai 15-16 anni. 1917 l'America entra in guerra, e Walt Disney, che sente dentro di sé, diciamo, un amore patriottico diciamo, non di maniera, riesce addirittura a falsificare i propri documenti, a far risultare di avere almeno 18-20 anni, e si arruola come volontario. Quindi affronta l'esperienza della guerra, naturalmente non come soldato, perché non va in prima linea, però si occupa di infermeria, si dà da fare, e va addirittura a Parigi, quindi una vita molto, molto piena, molto articolata. E nel frattempo non si dimentica della sua passione, anzi disegna, ovviamente disegna i compagni di militari, e poi disegna delle scenette che vorrebbe pubblicare sul giornale dell'esercito, ma naturalmente non gliele pubblica nessuno, però continua con questa sua idea di proseguire in un percorso che è quello appunto del disegno, della pubblicità, e piano piano poi dei filmati, tant'è che quando poi torna a guerra finita dal padre, il padre pensa di fargli un grande regalo offrendogli la possibilità di lavorare presso di lui
prima come dipendente di questa appunto impresa di produzione di gelatina e poi addirittura come socio. Solo che Walt Disney rifiuta, naturalmente dando un grande dolore al padre, rifiuta questa offerta e invece cerca di, diciamo così, di proseguire questo suo disegno. E comincia a proporre i suoi disegni, ritorna appunto a Kansas City Star, che è un giornale per il quale peraltro aveva collaborato come strillone, quindi sperava di poter pubblicare queste cose, e invece poi non ci riesce, e allora raggiunge il fratello che si trova a Chicago e che lavora in banca, il quale lo indirizza verso un'agenzia pubblicitaria dove deve disegnare degli strumenti agricoli che poi diventeranno appunto elementi di pubblicità. E qui c'è un incontro importante nella sua vita, che è quello appunto con Hub Everett Iwerks, che è un coetaneo che lavora appunto in questa stessa agenzia e con il quale c'è subito un sodalizio, e cominciano subito a sognare in grande e provano a fondare appunto questa Iwerks Disney Company, che naturalmente ha una vita molto breve, che però naturalmente li nutre di vari sogni, diciamo così. Dopodiché riescono invece a fondare una Loaf of Gram Studios, che è appunto una specie di studi del sorriso, perché Loaf è appunto la risata, e qui cominciano a produrre una serie di piccoli cortometraggi che sono invece connessi con la politica locale, che cominciano ad avere un certo successo. Questo successo li spinge a diciamo, impegnarsi in imprese sempre più ambiziose in qualche maniera, e quindi cominciano a produrre delle favole che pure hanno un certo riscontro, e soprattutto arrivano poi nel 1923 alla produzione di un cortometraggio che si chiama Alice's Wonderland, cioè Alice nel Paese delle Meraviglie, che è per l'epoca, ma anche per molti decenni dopo, diciamo, un prodotto estremamente innovativo, perché Walt Disney mette insieme attori e cartoni animati, e in particolare prende in considerazione e arruola questa bambina che si chiama Virginia Davis, che interpreta per l'appunto Alice. Questo prodotto ha un grande successo, però la spesa è stata talmente eccessiva che appunto la compagnia fallisce, e quindi Walt Disney è costretto a chiudere i suoi studi e emigra a Hollywood, dove incontra il fratello e cerca di riprendere un'attività lavorativa importante. Il 16 ottobre del 1923 Roy e Walt fondano la Disney Brothers Company, che poi diventerà appunto la Disney Brothers Studios, che poi diventerà la Walt Disney Company. È un momento importante del quale loro non hanno nemmeno la percezione precisa, perché stanno nel garage che gli ha offerto lo zio per queste prime produzioni, e lì appunto c'è questa idea di mettere su questo progetto, che comincia piano piano ad avere un certo seguito, un certo successo, tant'è che
Walt Disney riesce a richiamare iWorks e a mettere in piedi questa sua impresa. Quindi richiama addirittura Virginia Davis, rifanno varie puntate di Alice nel Paese delle Meraviglie e questi nuovi film vengono distribuiti da Charles Mines, che è un importante distributore, perché è lo stesso che distribuisce Felix the Cat, quello che in Italia diventerà Mio Mao, oppure il gatto Felix, che aveva un certo successo. All'inizio le cose vanno particolarmente bene, quando poi a un certo punto Charles Mines chiede a Walt e Iwerks di inventarsi sostanzialmente un nuovo personaggio, perché ovviamente Gatto Felix va benissimo, però c'è sempre la necessità di aumentare l'offerta, diciamo così, no? Di diversificare, per cercare di avere non solo quote di mercato maggiore, ma anche per rinnovare il prodotto. E quindi Walt Disney e iWorks, soprattutto perché è, diciamo così, graficamente più rapido, pur seguendo le indicazioni di Walt Disney, inventa questo personaggio che si chiama Oswald the Lucky Rabbit, cioè Osvaldo il coniglio fortunato, che ha un enorme successo, tanto che Charles Mines e la moglie Margaret Wallace non fanno una bellissima azione nei confronti di Walt Disney. Forti della loro maggiore capacità economica, comprano sostanzialmente tutti i disegnatori di Walt Disney e praticamente trasportano i diritti che non erano loro nella loro company, e quindi producono i cortometraggi del coniglio, impedendo poi a Walt Disney sostanzialmente di avere la fonte di guadagno che aveva. E quindi questa cosa diciamo diventa un momento estremamente triste per Walt Disney, il quale però non si dà per vinto, anche forte diciamo del sostegno di Iwerks, il quale è stato l'unico disegnatore che non è passato da Mines, ma è rimasto vicino a Walt Disney, e piano piano iniziano a pensare a un nuovo personaggio. Anzi, l'idea del personaggio è assolutamente di Walt Disney. Walt Disney racconterà molte volte questa storia. L'idea del topo gli era venuta perché quando stava appunto a Kansas City, il suo studiolo aveva un gruppetto di topolini che in case che stavano più fra la campagna e la città, diciamo, lo andavano a trovare di notte. Ce n'era uno particolarmente simpatico, lui lo metteva nella gabbietta, lo metteva sulla sua scrivania, lui prendeva appunti, il topolino lo guardava, eccetera. E quindi in un viaggio in treno disegna rapidamente questo personaggio, che poi sarà rimesso da un punto di vista strettamente grafico, migliorato da Iwerks, e in un viaggio in treno dice alla moglie: ecco, io voglio fare questo topolino, lo voglio chiamare Mortimer. Allora la moglie lo guarda con un'aria un po', diciamo, perplessa, e dice: guarda, Mortimer non mi sembra che sia proprio il nome più bello, più adatto, ti consiglierei Mickey, che sarebbe appunto Michelino. E da lì appunto nasce Mickey Mouse.